Buonasera, buonasera a tutti, bentornati a GED. GED da oggi incomincia la fase estiva, quindi avremo una cadenza grosso modo quindicinale. Oggi parleremo di porti e guerre, perché niente come appunto gli avvenimenti e i contenziosi internazionali, ma non solamente le guerre guerreggiate, ma anche le guerre commerciali, può modificare in bene o in male il traffico mercantile, il traffico navale, e appunto come diciamo per alcuni in bene, per alcuni in male. E vediamo quello che sta succedendo nel Mar Rosso, appunto con le incursioni missilistiche degli Houthi, ma non solo. Parliamo anche della guerra ucraina, come sta ridisegnando tutte le vie del traffico commerciale, sia marittime sia anche terrestri. In più, queste minacce non sono estemporanee perché dureranno. Voi pensate che è finita la guerra a Gaza di Israele, finirà anche il problema del Mar Rosso? Assolutamente no, perché la prima nave che è stata bersagliata, ovviamente anche se non colpita, è stato il cacciatorpediniere, mi pare si chiamasse Manson, americano, già nel 2016. Tra l'altro sono state colpite sia navi che non c'entrano niente con la guerra, come navi greche, di Malta e così via. Sembra quasi, anche per citare Carl Schmitt, che ormai ci sia una guerra veramente tra le potenze, diciamo, talassocratiche, e noi, magari media o piccola potenza, lo siamo, o comunque siamo in un contesto talassocratico, perché la maggior parte del nostro PIL viene trasportato, cioè del nostro import-export viene trasportato via nave, verso appunto quelle potenze cosiddette di Heartland, appunto continentali, che tentano in maniera forse non coordinata, ma alla fine accade questo, che tentano un po' di scordinare il vero potere di queste potenze, che è il potere marittimo. E ovviamente i commerci navali sono l'essenza di questo potere. Teniamo conto anche che ci sono dei porti, ormai siamo in tempi quasi di una guerra, per dirla, che sono strategici anche dal punto di vista militare. Uno di questi è Trieste, perché riesce a collegarsi con appunto tutta la logistica e l'intermodalità con i porti del nord, sia Amburgo, Kiel, Rostock e così via. Quindi eventuali truppe, eventuali stanziamenti logistici vengono facilmente portati in queste due vie e possono essere smaltiti da una parte all'altra tramite ferrovia in maniera ancora più facile. Vediamo chi appunto con tutto questo ci rimette e chi ci ne guadagna. E i nostri porti, quelli italiani, in questo momento ci stanno rimettendo o stanno guadagnando, tenendo presente anche altre situazioni, che il Mar Cinese è meridionale, lo Stretto di Malacca e così via. Chi meglio oggi di Stefano Visintin, presidente Confetra, che buonasera Stefano, ben tornato. Buonasera Roberto, grazie dell'invito e buonasera a chi ci segue. Ricordiamo le varie trasmissioni anche fatte con Stefano Visintin, dove parlavamo anche dei pericoli imminenti. Avevamo visto appunto in trasporti e l'aumento di certe materie prime, e avevamo detto che questo poteva essere sintomo prodromico di una guerra. Non so se per caso o meno, ma ci avevamo azzeccato più di 2 anni fa.
Sì, no, non che siamo felici di averne No. azzeccato come dire, l'origine. Certo è che ovviamente la situazione è completamente mutata. Ecco, ma c'è stato un cambiamento dei traffici commerciali anche nei porti italiani, parliamo soprattutto di Trieste, ma non ne solo, c'è stato un ridisegnamento delle vie commerciali? Senz'altro sì. Innanzitutto va detto che noi abbiamo avuto contemporaneamente, almeno 3 grandissime crisi. La prima ovviamente è stata quella, diciamo, di fatto della non navigabilità nel Mar Nero, dove la navigazione è permessa e consentita sostanzialmente soltanto ai convogli, soprattutto di grano, ecco, che vengono autorizzati dai paesi belligeranti. Questa crisi aveva già pesantemente colpito i traffici e ovviamente, diciamo, essendo il Mar Nero di fatto un capolinea per molte linee, quello che era successo, alcune linee avevano semplicemente, per dirla come dire, interrotto il passaggio del Mar Nero fermando le merci prima, cosa che, già a suo tempo avevamo sottolineato era già in quel momento particolarmente critica, in quanto i collegamenti via terra con l'Ucraina in particolare, non sono dei più agevoli, no, ecco. Lo scartamento ferroviario era diverso, eccetera, eccetera. Questa situazione è perdurata nel tempo. A questa crisi Ti si sono interrompo un aggiunte, attimo sì, per dire, molti appunto avevano pensato di sostituire i carichi via mare con i carichi via terra, ma per una sola nave che trasporta grano ci vorrebbero una serie, adesso non mi ricordo il numero, ma una ventina, se non una trentina di convogli sì, ferroviari. dei treni, certo, sì, 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 senz'altro. E ricordando appunto che, nella fattispecie del grano, c'è anche la necessità di avere vagoni specializzati, non è che tu carichi il grano su qualsiasi tipo di vagone, devi caricarlo a tramoncia e con determinati vagoni speciali. Quindi la difficoltà c'è e perdura, non è cambiato molto. Ed è Anzi, insormontabile perché non si ed è possono far fondamentalmente andare migliaia di treni al quello mese. che si è prodotto subito è un congestionamento di porti alternativi come quello romeno di Costanza, per esempio, che è invaso letteralmente da prodotti agricoli e che non riesce più a sostenere questo ritmo. Il, ehm, A questa situazione, che già per la logistica, almeno per la logistica di quest'area, era già particolarmente difficoltosa, si è aggiunta contemporaneamente la crisi militare nello stretto del Bab el-Mandeb, con quello che vedremo poi in termini di diversione di rotte, eccetera, eccetera, e contemporaneamente, sottolineo, una grave crisi idrica nei canali di Panama, che diciamo ha veramente creato grossissimi problemi nei transiti delle navi e come dire, adesso immaginiamo che una nave parta dico per dire, dall'Oceano Indiano e sia destinata a Los Angeles, voi capite che questa nave, nel momento in cui c'erano contemporaneamente queste due crisi, doveva fare non solo il giro di Capo di Buona Speranza, ma doveva anche aspettare il suo turno per passare il canale di Panama, con dei costi di gestione della nave e dei ritardi che erano veramente improponibili. In questo momento la situazione di Panama mi sembra migliore, mentre per quanto riguarda la crisi nel Corno d'Africa mi sembra che non ci siano grossissimi miglioramenti. Adesso, diciamo, vedremo, sono passati ormai i primi 6 mesi, abbiamo già la possibilità di valutare debitamente l'impatto della crisi di Suez e notiamo anche che c'è una resilienza da parte delle compagnie di navigazione che di fatto hanno riorganizzato i loro servizi e hanno
in qualche modo affrontato la crisi, garantendo comunque il rifornimento delle materie prime e dei beni di consumo. Sì, poi quello che volevo sottolineare è che non è che questa crisi sia di una breve durata o risolvibile, o si va, ma ci avevano anche provato i sauditi e gli emiratini e non ce l'hanno fatta, o si va lì a sconfiggere definitivamente gli Houthi, o se no questa crisi perdurerà anche dopo la fine delle ostilità israeliane a Gaza. In più ormai i droni o i missili sono talmente a lunga gittata che potrebbero esserci dei proxy pagati anche magari da speculatori internazionali, facciamo fantapolitica ma fino a un certo punto, che potrebbero tranquillamente pagare un qualsiasi gruppo ribelle in Somalia piuttosto che nel Sudan o nel Corno d'Africa, che comunque i risultati sarebbero analoghi, perché se un drone ormai riesce a viaggiare per centinaia di chilometri, non necessariamente deve essere posizionato nello stretto di Bab el-Mandeb. No, infatti, e poi non consola sapere che comunque quell'area era già afflitta pesantemente dalla pirateria, no? Somalia, quindi alla fin fine, appunto, come dici tu, Roberto, ormai queste armi sono reperibili anche a un prezzo, credo, relativamente contenuto. I mezzi di contrasto magari sono molto più costosi. 4 milioni dai 2 ai 4 milioni di euro per un missile contro 50.000 euro al massimo, ma di solito sono poche migliaia di un drone. Certo, e quindi questo rende una guerra totalmente asimmetrica e obbliga, se si vuole risolverla, alla via diplomatica, certo, ma altrimenti necessariamente bisogna contrattaccare a sto punto, no? Ma chiaramente non so quanti paesi siano disponibili a farlo. E il discorso, diciamo, proprio quello che ci preoccupa un po' di più, è il discorso a lungo termine, no? Noi si è detto sempre che a medio termine, allora a breve termine è ovvio che ha un impatto immediato, perché la nave che prima transitava attraverso il Mar Rosso e il canale di Suez è costretta a prendere una rotta più lunga, poi vediamo nei particolari cosa significa. Questo è l'immediato. Quindi nel primo mese e mezzo, 2 mesi, sapevamo che avevamo grossi problemi perché non sarebbe stato possibile ricevere le navi che erano previste in quel periodo lì, che appunto dovevano allungare la rotta. Nel medio periodo sapevamo che più o meno le compagnie di navigazione avrebbero riorganizzato i loro servizi in maniera che, anche se con tempo più lungo e con un costo molto maggiore, comunque le merci sarebbero ritornate ad affluire in maniera sostanzialmente regolare. Il problema, secondo noi, adesso, secondo gli studi principali, è che nel lungo termine, e questo potrebbe essere un problema molto grosso per alcuni porti mediterranei, tra cui tutti i porti adriatici. Questo perché evidentemente nel lungo termine le compagnie di navigazione potrebbero determinare di saltare la toccata in Mediterraneo e trasportare le merci in qualche porto più conveniente lungo la linea che attraversa diciamo la costa occidentale dell'Africa o la costa occidentale della Spagna, e a quel punto, diciamo, risparmiare i costi relativi a quei 2 o 3 giorni di transito che servono da una nave che passa a Gibilterra per arrivare ai primi porti italiani, francesi, e questo oggettivamente potrebbe accadere. E potrebbe accadere a maggior ragione perché è in atto da parecchi anni quel fenomeno di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, che passa sotto la denominazione di gigantismo navale, per cui le navi, fattispecie le navi portacontainer, sono sempre più grandi
e hanno dei costi di gestione sempre maggiori. E quindi navi così grandi mai si abbinano con l'utilizzo di più porti, soprattutto se sono porti che obbligano a una deviazione di tanti giorni di navigazione. Ecco, questa è la nostra, come categorie, come Sì, ti imprenditori, interrompo un attimo preoccupazione perché maggiore. sì, ti Sì, interrompo un attimo perché ne parlavamo prima della trasmissione, che se accadesse, se accadrà che appunto si farà il ponte sullo stretto di Messina, almeno secondo i progetti che sono stati divulgati, facendo un rapido calcolo con tra le più grandi portacontainer che esistono adesso, poi forse ne faranno ancora di più grandi e alte, tra appunto il ponte, il lume tra il ponte e la parte più alta della nave in questo momento di appena 6 metri. sì, sì, certo. 6 metri sono tanti, no? Ovviamente. Però noi vediamo che questo fenomeno del gigantismo effettivamente, cioè, sembra per il momento non arrestarsi. Ecco, poi si ritiene che ci sarà un limite dimensionale, però a maggior ragione se non verrà per esempio, se non dovrà essere, diciamo, se la rotta principale non sarà più quella attraverso il canale di Suez, già il limite dimensionale imposto dal canale di Suez verrà meno, no? Quindi a quel punto tutte le navi potrebbero crescere dimensionalmente e non sappiamo fino a dove in realtà, perché ricordiamoci che in questo momento i limiti tecnici sono quelli imposti dai canali, no? Infatti esiste come dire, una classe massima per il canale di Panama, no? Poi esiste appunto post Panamax, dopo esiste una classe massima per il canale di Suez, dopo esiste la Capesize, quindi diciamo che le Mi pare di aver sì. letto che c'è un progetto per l'allargamento di Suez o per il raddoppio. Ma in realtà è un progetto in parte già attuato, no? Del raddoppio del canale di Suez, che poi si tratta del raddoppio di alcune parti, no? Del canale di Suez. Certo che adesso sì, cioè in definitiva questa cosa secondo me va rivalutata, no? Anche l'Egitto stesso dovrà rivalutarla, no? Calcoliamo che diciamo che nel corso dell'anno 2023 i passaggi delle navi, quindi prima, diciamo, ante dicembre 2023, i transiti sono stati attorno ai 25.000, quindi c'era stato un aumento importante rispetto all'anno precedente, nell'ordine del 10%. L'introito per l'Egitto derivante dai pedaggi del canale di Suez era di 9,4 miliardi di dollari, che rappresentano il 2% del PIL egiziano. Attraverso quel canale passava il 12% di tutto il commercio mondiale. Ricordiamo che Suez viene attraversato anche da navi che non toccano l'Europa, ma vanno direttamente oltre Gibilterra verso le Americhe. E dicevo, 12% del mercato globale, ci transita più o meno il 30% di tutti i flussi di navi portacontainer, più o meno il 10% delle navi petroliere. Per l'Italia è un passaggio fondamentale perché attraverso il canale di Suez transita quasi la metà dell'import-export italiano. Quindi voi capite quanto per noi e per tutta l'Europa sia un passaggio strategico. Non a caso noi a Trieste ci ricordiamo molto bene del taglio dell'Istmo di Suez e del coinvolgimento dell'impero asburgico e della marina del Lloyd austriaco nell'impresa del taglio del canale di Suez, perché per Trieste e tutta la sua marineria questo è stato un passaggio fondamentale. Io credo che
per l'Adriatico tutto, effettivamente le conseguenze nel breve termine le possiamo esaminare fra poco. Nel lungo termine oggettivamente potrebbero essere conseguenze pesanti, anche se ovviamente ci sono flussi di traffico che non coinvolgono il passaggio del canale Suez, o altri flussi di traffico che comunque fanno il periplo dell'Africa e vengono in Adriatico. Comunque faccio riferimento per esempio al petrolio. Noi nel corso di questi primi 5 mesi dell'anno abbiamo assistito a una crescita molto importante del flusso di petrolio che viene sbarcato attraverso il terminal petrolifero di Trieste, la SIOT, ed è stato un aumento veramente molto consistente. Ecco, consideriamo attorno al 16%, no? E per contro ci sono delle tipologie di traffico che rimangono abbastanza stabili e altre che hanno subito più il contraccolpo, come quella appunto delle merci containerizzate. Posso ti voglio fare una domanda prima di incominciare con le diapositive anche. Può avere conseguenze le crisi, perché non c'è solo che il Mar Rosso, ma c'è potenzialmente il Mar Cinese meridionale e così via, sull'interesse di Amburgo non mi ricordo mai la sigla, LHHHA, di HHLA, sì. LHLA, di Amburgo, l'interesse per Trieste di questo, tra virgolette, chiamiamolo così, gemellaggio. Mm-hmm. No, io credo che in realtà il loro interesse sia abbastanza indipendente da questo. Intanto l'interesse è quello principale in questo momento è quello di costruire il terminal sul mare. Ricordo che i finanziamenti derivanti dal fondo complementare sono stati confermati e ricordo che questi sono abbinati sempre a una consistente parte di investimenti privati. Da lungo tempo a Trieste non abbiamo investimenti pubblici se non abbinati a un impegno del privato a pari investimento, il che di solito garantisce che l'opera che viene realizzato sia di qualche utilità e commerciale e non sia una cattedrale nel deserto. E questo, diciamo, finora è tutto confermato, i lavori sono in corso, vediamo, non sappiamo in questo momento, è difficile stabilire se potrà essere rispettato il cronoprogramma, ma questo dipenderà veramente da molte cose. Quindi per ora no, la risposta è no. HHLA continua il suo impegno nel porto di Trieste. Bene, almeno una notizia positiva. Vogliamo incominciare a vedere un po' in dati? Sì, io direi che abbiamo già analizzato brevemente questi che sono i dati fondamentali dell'importanza del canale di Suez per il commercio mondiale, commercio marittimo, e direi che convenga passare. Tra l'altro vorrei ricordarti che queste 2 o 3 slide che sono così, questo colore qui, sono state preparate da un mio studente, mio allievo dell'Accademia Nautica, l'ITS Accademia Nautica, che continua a rappresentare un ottimo, come dire, un istituto che brilla nella formazione del personale infatti impiegato a bordo o a terra. Io direi di passare a quella successiva, che secondo me invece è molto interessante, quello con cui confrontiamo le due rotte, no? Ecco, qua abbiamo cercato di mettere a confronto proprio la distanza, i giorni di navigazione, i costi soprattutto i costi del bunkeraggio, in 2 ipotesi, no? Una estrema e una un po' meno estrema. Tutte e 2 ovviamente sono pesantemente afflitte dall'escalation in corso sul Dar el Mandeb.
Allora, analizziamo prima quella che sta a destra, no? Ecco, abbiamo evidenziato quella che è la differenza tra il passaggio via Suez e il passaggio via Capo della Buona Speranza in una rotta che vada dal Far East, dall'estremo oriente, fino all'Europa. E Europa, diciamo, aveva fatto una misurazione su Rotterdam e praticamente la distanza, come vedete, la distanza via Capo di Buona Speranza è di più di 3.000 miglia nautiche in più, no? Questo determina, ovviamente a seconda della velocità della nave, una differenza in termini di giorni che va diciamo attorno ai 10 giorni in più per la rotta tramite Capo di Buona Speranza. Se non erro, la velocità media di una crociera delle nuove navi, diciamo che vanno più veloci di quelle della generazione precedente, è intorno ai 16 nodi. Sì, diciamo noi qua abbiamo fatto in realtà abbiamo fatto varie ipotesi e credo che abbiamo fatto questi calcoli, adesso aspetta che controllo, credo che li abbiamo fatti sulla base di una velocità di 15 nodi e ci sembrava abbastanza acconcia rispetto a questo calcolo, sì, ti direi di sì. E richiamerei l'attenzione anche sul diverso costo, diciamo, del bunker, no? Che non è ovviamente tutto il costo della nave, no? Ecco, è qua solo limitato al costo del maggior costo per il propellente. Diciamo che abbiamo stimato che esso sia più o meno intorno ai $48 per TEU. TEU, ricordo, è l'unità di misura dei container, no? Quindi un $48 per 20 piedi, ecco. E chiaramente è un dato, come dire, non perfetto, no? Nessuno pretende di aver come dire, l'esattezza del conto, è una cosa che sta evidentemente nei calcoli degli armatori, no? Ecco, noi siamo semplici studiosi della materia. Certamente, ecco, l'aumento c'è, e ovviamente c'è un costo anche nei 10 giorni in più di navigazione, perché queste sono navi estremamente costose, come dicevamo, anche perché sono sempre più grandi. E va detto però che l'aumento dei noli marittimi è stato veramente esponenziale. Quindi Ne parlavamo 2 anni fa, era aumentato anche di una 10 volte, poi non si è ridotto abbiamo, esatto, siamo di nuovo un po' nella situazione in cui eravamo post-Covid, però diciamo che molto probabilmente non raggiungeremo quelle vette, ecco. Però ovviamente è un trend di crescita dei noli in costante aumento, ecco, e questo va molto al di là della copertura dei meri costi aggiuntivi, ecco, no? Al di là di questo, richiamerei ancora un attimo l'attenzione sulla differenza tra le due rotte nel caso in cui invece si parta da Medio Oriente. Noi abbiamo fatto un'ipotesi da Dubai, ovviamente è una delle, come dire, una delle tratte peggiori che viene colpita maggiormente in questo momento. Se da Dubai attraversiamo il canale di Suez abbiamo più o meno una distanza di 5.000 miglia nautiche, se facciamo il giro per Capo di Buona Speranza è più del doppio. In termini di giorni dai 13-15 ai 30-35, in termini di costo ovviamente come potete immaginare più del doppio, no? Ecco. Ovvio che anche in questo caso il calcolo esatto dei maggiori costi è impossibile, ma anche in questo caso abbiamo un livello di nolo che è veramente molto molto più alto rispetto ai costi, diciamo, maggiori derivanti da questa nuova rotta, no? Ecco. Non dimentichiamo anche, ti Sì. interrompo, oltre, non ci sono solamente i container, ma anche i trasporti energetici. Ad esempio, uno dei maggiori produttori mondiale di gas liquefatto è il Qatar, e Sì, le certo. metaniere devono per forza praticamente passare per il canale di Suez, se non vogliono poi fare tutto
la circumnavigazione nell'Africa, parliamo anche Esatto. del Kuwait, quindi non c'è solamente petrolio, che No, no. magari con gli oleodotti, eccetera, si ne riesce ad ovviare, c'è anche il gas. Certo, certo, certo. Infatti abbiamo visto proprio in apertura qual è il peso, no, per le varie tipologie di traffico. Adesso, vi brevemente, analizzerei la slide di confronto nella tratta Shanghai vari porti, perché questo secondo me è un altro dato molto interessante che ci introduce poi a quelli successivi. Qua abbiamo riportato anzi Fedespedi, la mia associazione di categoria, ha riportato la differenza, sempre in termini di miglia nautiche, sulle varie tratte. Vediamo come ovviamente la differenza su Trieste sia molto pesante, ma è pesantissima anche su Genova evidentemente, e però via via, come vedete, incide meno se facciamo il paragone tra le due tratte, via via che ci spostiamo nei porti che si trovano appunto più verso occidente. Guardiamo per esempio Tanger Med, che è un porto, come vedremo, in grande crescita, porto peraltro modernissimo, e qui la differenza si assottiglia, e se guardiamo in generale, se facciamo un confronto su tutti quanti, proprio Tanger Med, e non a caso, è il porto forse che insieme ad Algeciras, anche questo non a caso, dove la differenza è minore rispetto a tutti gli altri. E questo ci porta al ragionamento che facevamo prima. Se le compagnie di navigazione si dovessero trovare permanentemente in questa situazione, molto probabilmente sceglierebbero di diciamo di skippare, di evitare il Mar Mediterraneo e trasbordare tutto in questi porti che sono sicuramente molto più convenienti dal punto di vista della gestione della nave. Ehm, io direi, se sei d'accordo, proviamo a mettere la slide numero 4 che è un po' riassuntiva di tutto quanto. Questa è una slide che fa parte di uno studio di SRM, Banca Intesa. Secondo me, in una slide unica abbiamo veramente una visione quasi completa. In particolare, secondo me, è molto interessante il quadrante in alto a sinistra, dove abbiamo un grafico il movimento delle navi divise per tipologia di nave fra Canale di Suez e Capo di Buona Speranza. Ecco, noi immaginiamo appunto che prima della crisi la situazione era totalmente opposta, no? Quindi vediamo come si siano di molto assottigliati tutti i segmenti di traffico sul Canale di Suez rispetto a quanto è cresciuto, diciamo, invece il traffico attraverso il Capo di Buona Speranza. Questo ha riguardato veramente tutti i segmenti di traffico. Direi però che ovviamente le navi portarifugio, bulk carrier, e quelle portacontainer, che sono diciamo la fetta in blu e in azzurro, sono quelle che hanno subito di più questa situazione. Se guardiamo la media dei transiti attraverso il canale di Suez nel periodo gennaio-maggio, raffrontato allo stesso periodo dell'anno precedente, vediamo che si sono dimezzati, quindi il numero dei passaggi attraverso il canale di Suez si è dimezzato. La parte, diciamo, a destra in basso sono due indicatori molto importanti per la logistica, in particolare per la logistica dei container. L'affidabilità, cioè come dire, l'indice di puntualità dei servizi, che come possiamo vedere è relativamente migliorato, ok, rispetto alla situazione peggiore. Ecco. È migliorato, ma non è ottimale, no? Perché se i servizi sono per il 52% puntuali, non è che abbiamo raggiunto il risultato. Ecco. E i giorni di ritardo, anche quelli, diciamo, sono peggiorati in un anno, però come possiamo vedere, in definitiva, quello che poi alla fine ci interessa più di tutto è il grafico soprastante a destra in alto, che ci indica
come dire, di fatto una costante crescita del livello dei noli, e questo purtroppo sembra essere il trend anche attuale, e continuiamo ad avere dei noli in crescita, ecco, no? E questo ci testimonia il fatto che comunque in una maniera o nell'altra il traffico porta container è resiliente, è l'unico in grado di comunque bypassare le crisi, ok? Anche se il servizio in definitiva ha delle performance non ottimali, viene comunque preferito ad altri tipi di servizio, come le navi portarinfuso, per esempio, no? Questo penso che sia un dato veramente molto importante, perché eh, alla fine, a ben guardare, i maggiori attacchi sono stati portati a navi portacontainer, e nonostante ciò la fiducia nel trasporto con container è ancora molto alta. Sembra quasi incomincia a esserci una specie di abitudine, che la gente, che appunto le compagnie di navigazione, ma soprattutto le spedizionieri, incomincino a mettere in conto il rischio, a quantificarlo e, come dire, a emarginarlo per certi versi. Sì, sì, credo che l'idea Tollerarlo, sia ecco. questa. Ecco, quello che invece secondo me ancora non è, a mio giudizio, però sono qua disponibile a valutare se sia giusto o meno quello che dico, però dal mio punto di vista non si è ancora capito quanto sia importante avere delle scorte strategiche, e soprattutto per quanto riguarda materie prime e semilavorati, perché l'esperienza del Covid ci dice che in breve tempo le produzioni si possono fermare, e quindi per evitare di fermare delle produzioni tu devi avere delle scorte. Poi dove tu le abbia è un concetto relativo. Io ovviamente porto l'acqua al mio mulino e dico dove è meglio di un porto franco come il porto di Trieste, però è irrilevante. Ma se tu non hai la scorta, sei dipendente da questo che abbiamo visto, cioè dalle navi che scelgono delle rotte alternative. Il problema però è E anche dopo noi adesso diciamo che il servizio è migliorato, che è resiliente, ci diciamo tutte queste belle cose, però cioè, io ho avuto dei casi, io ho avuto un container del mio cliente che era partito questo ve lo devo raccontare per dirvi quali sono state le difficoltà di questi mesi, e che non sono finite, no? Cioè avevo dei container che sono partiti dal porto cinese di Ningbo, erano destinati a Salalah, nell'Oman. Allora, questi container hanno fatto la seguente rotta. Sono andati da Ningbo a King Abdallah, che praticamente sta vicino a Jeddah, nel Mar Rosso, quindi avevano già passato lo stretto di Dar el Mandeb. Sono riapparsi a Gioia Tauro, e poi uno dice, vabbè, ma adesso sono a Gioia Tauro, adesso ritorneranno giù, ripasseranno. No. Da Gioia Tauro sono ricomparsi ad Algeciras, e da Algeciras, dopo un blackout di qualche settimana, sono riapparsi magicamente a Colombo, nello Sri Lanka, quindi hanno visitato anche tutto il Capo di Buona Speranza, e da Colombo sono stati dopo consegnati a Salalah, quindi questo viaggio è durato complessivamente intorno ai 90 giorni, no? Ecco, un viaggio che normalmente durerebbe 20, mi no? ricorda molto le valigie perse negli aerei che si fanno Sì, il giro di perché di mezzo mondo. fatto questo è successo, no? Che a un certo punto della storia si è perso il controllo, tutti i porti di trasbordo cominciavano a essere congestionati, e quindi si è veramente cominciato a non capire più niente. E dopo questa cosa, insomma, è rientrata, ecco, sta rientrando, ecco, diciamo che sta rientrando, no? Certo che ovviamente
cioè, tutte queste cose, no, dovrebbero sempre insegnarci un qualcosina in più. Invece molte volte si ha l'impressione che non impariamo mai, no? E non imparando, dopo ci troviamo in difficoltà anche maggiori rispetto a quelle che dovremmo avere. Le grandi, come dire, i grandi flussi di traffico, no? Ecco, possono subire interruzioni di questo tipo. Non sarà né la prima né l'ultima volta. Cioè, noi avevamo avuto una visaglia con l'Ever Given, 2 settimane di passione e sembrava che cascasse il mondo. Ecco, adesso siamo 6 mesi che abbiamo questa situazione, no? Quindi, diciamo, in realtà dovremo sempre imparare qualcosa e sempre far tesoro delle esperienze negative. Invece sembra quasi che nella logistica dei nostri importatori e esportatori questo non viene mai fatto, cioè l'apparenza è che non viene fatto, no? Dopo ognuno ovviamente saprà come regolarsi a casa propria, però a mio giudizio, almeno per quanto riguarda le materie prime, insieme ai lavorati di cui abbiamo necessità, io penso che sarebbe prudente avere sempre un po' di materiale in magazzino. Qui intervengo da un punto di vista più specialistico perché appunto mi occupo di difesa. Il problema è che molte aziende sono state sensibilizzate su questo, parliamo di aziende della difesa, parliamo ad esempio della MBDA che costruisce i missili Aster che vengono usati dagli italiani e ai francesi proprio per abbattere i droni, a parte in cannoni. La MBTA, sia francese che italiana, visto che è una multinazionale, ha garantito che un missile adesso, dall'ordine del missile alla consegna, non passeranno più 36 mesi, 3 anni per fare un missile, ma 18 mesi, che comunque è un tempo enorme. Ma il problema è la supply chain, perché per fare, ad esempio, vabbè, forse i missili saranno un po' meno aziende, chiamiamole subfornitori, anche se il termine forse è un po' improprio, ma per un aereo da combattimento vengono coinvolte 37 aziende principali diverse che a loro volta hanno subfornitori. Il problema è coordinare tutto questo, perché se anche un subfornitore non ha le scorte o viene a mancare, cade tutta l'impalcatura, perché magari quella vite serve per far andare avanti il motore dell'aereo e non ce l'abbiamo. Certo, certo. Questa è la logistica e questa purtroppo subisce, come abbiamo visto in questi anni, subisce delle interruzioni legate a una pandemia, legate a una guerra, legate a una crisi locale, ma le subisce, no? E quindi noi dovremmo capire che avere una scorta non è solo un impegno finanziario, come ci è stato insegnato negli anni '80, sono passati gli anni '80, abbastanza sono passati, no? Ecco, Non è più il tempo del non just in è time. un impegno finanziario, ma è un investimento, no? Ecco, invece questo purtroppo non è ancora passato, secondo me, come messaggio. E la logica è stata, da quello che posso vedere io, semplicemente è passata l'idea che la velocità di afflusso non potrà essere più quella di una volta e che quindi bisogna far partire gli ordini con più anticipo. Ma questo può essere anche molto insufficiente, ecco, questo devo dire, cioè non ho visto questa grande resilienza da parte delle nostre imprese dopo la pandemia, dove tutti quanti a parole avevano capito quello che non avrebbero dovuto più fare. Invece a me sembra che stiamo facendo esattamente tutte le stesse cose di prima. Beh, comunque, chiamiamole volgarmente, le scorte di un magazzino fanno aumentare i costi gestionali e un Sì. amministratore delegato di un'azienda dura 2-3 anni e deve produrre il massimo del profitto in quei 2-3 anni, quindi Sì. non riescono a vedere oltre. Temo di no, ecco, quindi questo però è un vulnus di tutta la nostra industria, soprattutto la nostra, che è un'industria di trasformazione, no?
e vedremo, insomma, magari parlandone, prima o dopo comincia a essere acquisito, insomma, no? Ci dovrebbe essere una maggiore entrata dei governi e nello Stato nella programmazione economica, come era Certo. una volta, prima degli anni '80. Sì, io ti suggerirei di andare ad analizzare i dati di traffico che sono quelli dei porti principali in Italia. Se andiamo alla slide, Sì, quella, non capisco no? perché mi hanno... Se riesci, se no gli dico a ecco, la loro. Ola, sì. Sì, guarda Andiamo se riesci a sull'altro. mettere quella successiva, perfetto. Ecco, questi qua. Ecco, questi sono gli effetti pratici misurati in maggio 2024 diciamo, sono stati fatti i confronti fra primo trimestre del 2023 e primo trimestre del 2024. Come vediamo, fondamentalmente il totale, diciamo, no? Partiamo dal totale in Italia. Innanzitutto facciamo una precisazione. Questi sono dati che riguardano il movimento dei container, quindi io ricordo sempre perché spesso si tende ad assolutizzare questo dato. Il traffico containerizzato, il segmento container pesa circa il 30% di tutto il movimento marittimo. Ok? Quindi questi sono dati che riguardano il 30%. Perché spesso vengono portati questi dati e non altri? Perché sono dati facilmente misurabili, in quanto si tratta di container che possono essere banalmente contati. Ok? E questo è molto semplice, mentre più difficile alle volte è misurare in tonnellate, in litri, in chili, no? Questo risulta più difficile. Allora, seguendo questa logica e questa precisazione, ecco, vediamo che in Italia il primo trimestre del 2024 evidenzia un calo globale di 3,2%, che è un calo importante, però voglio dirvi assolutamente in linea con quello che ci aspettavamo, perché ripeto ancora Sì, una volta, gennaio 2024 di fatto è stato un mese vuoto, no? Proprio per il motivo di cui sopra, che c'è stata la necessità di reindirizzare le navi attraverso il Capo di Buona Speranza. Andando invece sui singoli porti, quello che si evidenzia subito è che c'è stato un pesante calo di traffico container nei porti adriatici, dove abbiamo un meno 17 a Trieste, un meno 15 a Ravenna e meno 12 a Venezia. E questo calo appunto è un calo dovuto molto alla crisi di Suez. Perché c'è stato un calo più nell'Adriatico rispetto al Tirreno? Perché in Adriatico di fatto non abbiamo linee di navigazione con le Americhe o con il West Africa, quindi in pratica noi non è che abbiamo delle linee container alternative alla linea principale che è quella tra l'Adriatico e il Far East. Chiusa, strozzata la linea col Far East, il calo di traffico è immediato. Poi dopo, andando nei particolari, si può notare che molta parte di questo calo in realtà riguarda container vuoti, riguarda container trasbordati, quindi più che un vero e proprio calo di mercato, è un calo dovuto proprio alla logistica interna delle compagnie di navigazione che fanno container. Però diciamo che tutto fa brodo e quindi si contano anche i container vuoti, anche i container di trasbordo, anzi, i container di trasbordo contano anche doppio, no? Quindi, se analizziamo poi i dati sui principali porti del Nord Europa, vediamo che in definitiva in Nord Europa c'è stata una crescita, ma una crescita direi relativamente contenuta, quindi non mi sembra che poi sia, come dire, evidente uno spostamento di traffico dai porti del Mediterraneo ai porti del Nord Europa, anzi, io vi direi proprio di no. Ecco. Mentre invece se passiamo alla slide successiva,
vediamo quello di cui vediamo l'effetto di cui vi parlavo prima. Porrei attenzione soprattutto al porto di Tanger Med, dove c'è stato un aumento del 26%. È chiaro che Tanger Med ha avuto un beneficio immediato dalla crisi degli Houthi, no? Anche Barcellona Barcellona anche sì, ha un ottimo risultato, però questo sinceramente non saprei analizzarvelo. E quello anche che invece è abbastanza chiaro è che c'è stato veramente un aumento molto significativo in porti turchi, e questo anche va relazionato molto con il discorso del transshipment, cioè della necessità per le navi di trasbordare i container in porti di trasbordo, in porti come dire, intermedi. Siccome in particolare un paio di compagnie molto grosse hanno avuto la necessità proprio di riorganizzare i loro servizi, in larga parte sono stati utilizzati i porti turchi, proprio come trasbordo, no? E adesso vedremo come va avanti questa storia, perché secondo me molto dipende da quanto potremo utilizzare di nuovo la strada nota del canale di Suez. Se continuerà a essere una strada non sicura, purtroppo gli effetti a lungo termine, secondo me, saranno quelli che abbiamo visto, cioè saranno inesorabilmente a sfavore dei porti mediterranei e in particolare dei porti adriatici. a sfavore del nostro PIL. Questo sicuro, questo già, no? Perché qua noi possiamo già misurare i danni al nostro PIL, questo è semplicemente fattibile. E ci sono anche già dei dati abbastanza formati, attenderei, perché secondo me di solito risulta uno studio meno condizionato come dire, da poteri locali, lo studio delle Nazioni Unite, dell'UNCTAD, United Nations, che per ora è fermo, se non sbaglio, a febbraio, ma che già evidenziava in maniera molto chiara quali erano gli effetti della crisi di Panama e della crisi di Suez. Ovviamente pesa tantissimo sui paesi, tutti i paesi del Corno d'Africa, tutti i paesi ovviamente anche i paesi arabi che si affacciano sul Golfo Persico, cioè pesa in maniera molto significativa, e quindi di conseguenza, siccome sono questi dei paesi con cui noi abbiamo degli scambi commerciali molto intensi, l'effetto sul nostro PIL è evidente. Quindi vediamo cosa succederà. Ma quali possono essere i rimedi, a parte quelli, diciamo, più geopolitici, più nella politica estera, come il tentare di ridare quei territori ad entità governative affidabili, ma per far questo bisogna comunque intervenire in maniera ben più pesante di come si è intervenuti adesso, e non sappiamo se le opinioni pubbliche, soprattutto europee, sud europee, ne possiamo dirlo, ma anche tedesche, sarebbero disposte a questo, finché non ci sono almeno degli effetti concreti sul proprio portafoglio. Parliamo proprio del portafoglio nostro, quello che ci teniamo in tasca. Molti altri paesi europei, in realtà, come abbiamo visto, sono avvantaggiati, per cui probabilmente non ci sarebbe nemmeno a livello europeo una risposta univoca. Sicuramente quelli che forse ci perdono di più, a parte in Egitto, in Europa, è proprio l'Italia, e probabilmente, anche se vedo che l'Limassol sta aumentando, ma comunque in generale la Grecia, che sono quelli più vicini a Suez. Sì, senz'altro Italia e Grecia. Ricordiamo però che la Grecia, vabbè, a parte che forse è riduttivo parlare anche in questo caso solo di container, no?
però la Grecia, diciamo, ha avuto negli anni scorsi un aumento esponenziale grazie al fatto che la Cosco ha investito direttamente nel porto del Pireo, quindi l'aumento di traffico nel porto del Pireo è stato stellare, diciamo, ecco. Non voglio dar giudizi di carattere politico, ma la Grecia è stata costretta a vendere il porto, ecco, cosa di non poco conto, ecco, ed è stato venduto segnatamente a una società non europea, no? Ecco. Noi ricordiamo che il nostro sistema in Italia prevede che i porti siano pubblici, siano demanio marittimo portuale, quindi speriamo di non essere mai messi nella situazione di dover vendere dei nostri porti, insomma, ecco, no? Non credo che neanche la Grecia sia stata contenta di farlo, ma sappiamo bene che forse non è stata una sua scelta. Detto questo, la Grecia e l'Italia sicuramente risentiranno, ma quello che secondo me forse, cioè alla fin fine risulta forse più strano, insomma, ecco, è che l'Egitto in questo momento non abbia assunto nessun ruolo, perché il paese che ha un immediato danno dai mancati passaggi. Cioè, abbiamo visto che se in un anno, tra virgolette, normale, no? Quasi normale, insomma, come il 2023, quasi normale perché comunque un mese se n'è andato, no? Ecco, però in un anno quasi normale come il 2023, i passaggi attraverso il canale di Suez fanno il 2% del PIL dell'Egitto, che è costituito, per inciso, dal 30% da prodotti agricoli e forestali, che comunque hanno bisogno della nave. Okay? Quindi io dico, se un paese come questo non interviene per una soluzione politica, perché insomma l'Egitto immagino che non desideri una soluzione militare, e al momento sta soltanto subendo, ecco, questo mi lascia un po' perplesso, come mi lascia molto perplesso anche l'atteggiamento della Cina, dopo tutto, no? Perché noi facciamo un gran parlare di questa rotta fra il Far East e l'Italia, fra il Far East e l'Europa, ma molto di quello che viaggia su questa rotta è come dire, è manufatto cinese, anche a valore aggiunto, voglio dire. Quindi adesso, per esempio, l'ultima novità, le auto elettriche, di cui sappiamo, no? Tutta la storia, adesso sappiamo che ci sono anche i dazi, però ecco, voglio dire, cioè la Cina, che peraltro ha anche una base, no, a Djibouti, credo sarebbe stata più reattiva in questa situazione, almeno dal punto di vista diplomatico. Invece, apparentemente, per il momento subisce questa situazione e non pensa di agire. Ecco, questo sembra, questa è l'apparenza, no? Dopo non sappiamo noi in realtà, però apparentemente è così. Io posso dare due interpretazioni. Uno che comunque sulle merci di alto valore aggiunto, parliamo appunto delle automobili o comunque dell'alta tecnologia, medio-alta, e tutto sommato, facendo la Cina delle politiche di dumping, perché dobbiamo chiamarlo per quello che è, e tutto sommato l'aumento di costi che si ha appunto con l'allungamento delle rotte in qualche modo viene eliminato, almeno per certi versi. Per quanto riguarda l'Egitto, mettersi direttamente anche a difendere le rotte, eccetera, vorrebbe dire per le opinioni pubbliche egiziane in qualche maniera sostenere indirettamente la politica israeliana. Non è che non lo facciano, perché i sauditi e così via sono forse molto più vicini ad Israele che ad Hamas, però un intervento a fianco delle potenze occidentali sarebbe visto in maniera molto negativa tra quelle opinioni pubbliche.
Sì, ciò non toglie che hanno un danno immediato e enorme. misurabile, ecco, insomma, quindi io credo che sarebbe interessante analizzare ancora l'ultima slide che avevo preparato, Certo. perché, questo, secondo me, è un aspetto che ancora forse non è stato tanto sottolineato, non so quanto sia interpretabile, però poi alla fin fine è anche abbastanza chiaro il grafico in alto a sinistra. Allora, diciamo che qua abbiamo fatto alcune ipotesi, no? Ecco, abbiamo fatto un'ipotesi di una nave portacontainer che viaggi da 16 a 17 nodi. Questo porta, per effetto dell'allungamento della rotta attraverso il Capo di Buona Speranza, sulla rotta che va dall'estremo oriente al Mediterraneo, porta a un aumento di emissioni CO2 del più 63%. Sulla rotta che va dall'estremo oriente al nord Europa porta a un aumento del 23%. E vi ricordo che proprio nell'ultima puntata che abbiamo fatto, a cui ho partecipato io, vi parlai di alcune bizzarrie dell'Unione Europea, e tra queste bizzarrie c'era l'ETS. L'ETS, sistema, diciamo, sostanzialmente di compensazione delle emissioni CO2, al quale sono tenute ad aderire anche da quest'anno anche le compagnie di navigazione, e in particolare sono tenute a farlo le compagnie di navigazione che toccano i porti europei. Ora dico, tutto giusto e tutto bello, e speriamo che questi soldi che l'Unione Europea incasserà in termini di quote, di quote verdi, serviranno per fare degli investimenti adeguati, ecco, per migliorare la situazione anche nei porti, per esempio il cold ironing, eccetera, eccetera. Certo è che nell'immediato, ecco, l'effetto della chiusura del canale di Suez è talmente esponenzialmente maggiore di quello che possiamo avere nell'applicazione dell'ETS, che forse una sospensione dell'ETS per qualche anno sarebbe anche stato una misura possibile, no? Ecco. E poi dopo sappiamo che dobbiamo fare i digitali, i verdi e gli ecologici, però voglio dirvi che con un paio di razzi gli UTI ci costringono a emettere un'anidride carbonica perlomeno del più 63% su una rotta che vada da Shanghai a Trieste. Ecco. Questo per dire com'è la situazione, no? Ecco. Perché sono conti poi alla fine che noi normalmente non facciamo, però e anche questo è giusto farlo, è giusto dirlo, perché nella valutazione anche complessiva delle misure di politica ambientale, alla fin fine ho la sensazione che si chiedano sacrifici solo e sempre ai consumatori europei. Sì, praticamente questo va a inficiare tutto l'aumento in percentuale di macchine elettriche in Europa, Sì, praticamente. sì, no, ma ampiamente, ampiamente. Se consideriamo qual è in termini di emissione, quello che può emettere il CO2 una nave portacontainer, diciamo con motori di ultima generazione, motori diesel di ultima generazione, cioè chiaramente ce ne abbiamo da comprare di auto elettriche per compensarlo. Dopo Io chiaro che ci sono già navi, ecco per esempio domani ormeggerà per la prima volta a Trieste una nave a metanolo. Metanolo non sarà neanche quello probabilmente il combustibile perfetto, sarà meglio del combustibile ordinario. Poi ci saranno le navi all'ammonia, dopo ci saranno, però nella stragrande maggioranza le navi attuali hanno semplicemente dei soliti motori diesel modificati per consumare combustibili a basso tenore di zolfo. Questo è l'attuale, no? Ecco. Il futuro vedremo, il futuro lo sapremo più in là.
Avevo letto qualche tempo fa che sulle navi, diciamo, ma neanche di vecchia generazione, di generazione intermedia, quelle varate 10-15 anni fa, ecco, un'unica super porta container praticamente consumava in un anno più o meno l'intero parco macchine diesel di una Sì, regione come il Friuli Venezia Giulia. sì, Una. sì, sì, sì. Sì, 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 cioè, Adesso sì. sarà un po' di meno, fortunatamente con le nuove, però. Sì, 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 sarà un po' di meno, però non dobbiamo attenderci che ci sia c'è un miglioramento, sicuramente un miglioramento, ma insomma dobbiamo ancora scoprire, secondo me, il combustibile marino del futuro. Ecco. E... Abbiamo fatto una trasmissione proprio l'altra settimana, ci auguriamo sia l'idrogeno. Mi pare però che siamo ancora un po' indietro su sta roba, ecco. Anche poi dopo, io non sono esperto del tema, no? Anzi, non so per niente esperto, però ho ascoltato, ho sentito, ho letto il progetto che riguarda la Hydrogen Valley qua di Nostrana, di Trieste, no? Ecco, che mi sembra un bel progetto, però dal punto di vista quantitativo, ecco, cioè dal punto di vista qualitativo mi sembra un progetto interessante, ecco. Dal punto di vista quantitativo ci risolve ben poco, ecco, cioè nel senso che riusciremo ad alimentare forse il parco degli autobus a idrogeno che abbiamo attualmente, cioè non è che risolviamo tutti i nostri problemi, no? Ecco. Chiaro che se queste sono tecnologie che vengono perfezionate, probabilmente anche attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, di fotovoltaico, eccetera, si riuscirà a ottenere idrogeno in maniera pulita, in quantitativo sufficiente. Io posso scommettere, diciamo volentieri, non più di una pizza e una birra, per la carità, che nei prossimi 2-3 anni al massimo avremo delle vere sorprese proprio con l'idrogeno. Ci sono varie studi, varie ricerche parallele, con brevetti anche diversi, che potrebbero dare veramente una svolta sull'idrogeno. Come dice anche Toyota, che è il general manager della Toyota, appunto, che non c'entra con la Toyota, è solamente un caso che ne si chiami Toyota. Infatti molte aziende giapponesi stanno puntando proprio anche per le macchine sull'idrogeno. Speriamo. Speriamo bene, perché... Allora, ti faccio l'ultima domanda perché abbiamo superato l'ora. Ci possono essere delle vie alternative o comunque delle soluzioni alternative per a parte quello che abbiamo visto geopolitico militare per ovviare a questi problemi, traffici alternativi o no? Allora, no, nella misura che, come penso abbiamo anche più volte ribadito in queste trasmissioni, noi non possiamo immaginare di trasferire il traffico che attualmente c'è sulle navi e metterlo e assolverlo attraverso la ferrovia o attraverso via aerea, no? Ecco. Cioè, purtroppo l'unico modo razionale, economico e in qualche maniera sostenibile per trasportare le merci che attualmente viaggiano nella rotta tra il Far East, l'Europa e gli Stati Uniti e viceversa è la nave. E la nave necessariamente deve percorrere delle rotte, no? Ecco. E in questo momento la rotta non è sicura e quindi si sta preferendo seguire rotte alternative, come abbiamo visto, più costose, più lunghe e più inquinanti. E una delle alternative che era stata messa in campo con tutti i dovuti distinguo, con tutte le dovute cautele dal punto di vista ambientale, eccetera, eccetera, che era la rotta artica. Sì, e infatti è arrivata proprio questa domanda adesso. Esatto. Questa rotta
oserei dire che è terminata fino a nuovo ordine mondiale, cioè nel senso che allo stato attuale gli unici che hanno investito su quella rotta sono i russi, che hanno inizialmente investito su delle basi logistico-militari, che però, voglio dire, nulla vieta che domani diventino delle basi logistiche mercantili o a duplice uso, e magari ancora un domani diventino anche dei veri e propri porti. Questo potrebbe succedere, però sono sotto controllo russo. Navi che possono fare questo servizio ce ne sono poche, e soprattutto quello che manca sono navi rompighiaccio, e quindi alla fin fine questa rotta al momento non è sostitutiva. E anche fantasticando del fatto che magari i cinesi potrebbero essere incentivati dai russi a utilizzare le loro basi logistiche, bla 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 bla, bla, non è che con un paio di navi cinesi risolviamo il problema del traffico mondiale, no? Non è fattibile. Poi, onestamente, se devo essere sincero, io non credo che i russi e i cinesi, come dire, non celebreranno delle nozze sulla rotta artica, no? Saranno in competizione. Ma fortemente credo, ecco, no? E Vediamo comunque Vladivostok, che i ormai cinesi non si sono i cinesi dimenticati. considerano già un po' loro. Ecco, i cinesi non si sono dimenticati da Manciuria e varie robe, no? Quindi alla fin Esatto. fine diciamo che in questo momento commerciano bene con la Russia, ma non credo che intendano poi a sposarsi in maniera così indissolubile come potrebbe essere una scelta di questo tipo, insomma, ecco, no? Io non dico che in futuro non ci potrà essere qualche linea, ma non è che una linea risolve tutto il complesso problema del traffico mondiale. E poi, insomma, non dimentichiamoci che l'interesse della Russia sull'Africa, scusa, della Cina sull'Africa è assolutamente preponderante rispetto all'interesse della Cina nei confronti della Russia, insomma, ecco. Quindi Esatto. come possiamo pensare che gli interessi cinesi abbandonino una rotta così importante come quella tra l'Estremo Oriente e il Mediterraneo? Cioè, secondo me è impensabile. Ecco. Certo è che in questo momento anche loro devono affrontare la situazione. Alternative non ce ne sono, cioè, non è che possiamo inventarci qualcos'altro, perché i treni comunque, anche nella più splendida prospettiva della Belt and Road Initiative, che prevedeva comunque circa il 25% degli investimenti sull'infrastruttura ferroviaria, al massimo stimavano che si sarebbe potuto portare col treno il 12% dell'interscambio complessivo tra Far East e Europa, che non fa schifo, ma chiaramente è intuitivo che il 12% ce ne manca ancora parecchio, insomma, per farlo tutto, no? E attenzione, questo sarebbe stato poi dopo aver fatto tutti gli investimenti previsti, quindi in questo momento quanto potrà essere fatto col treno? Forse il 5%. Per concludere, e anzi grazie per questa, come ce ne è stato anche detto, per questa disamina super competente, ma l'unica maniera per rendere sicura quella rotta, almeno dal punto di vista orientale, cioè dello stretto di Nabab el-Mandeb, è il crollo del regime iraniano. Ma quello noi non ci possiamo fare granché, solo gli iraniani stessi possono fare qualcosa, perché se crolla il regime iraniano, ovviamente gli Houthi non riceverebbero i rifornimenti logistici per continuare la loro azione. Sì, probabilmente. Ecco, se ci saranno delle novità nel campo, speriamo anche positive, non negative, ci rivedremo
senz'altro con un'altra puntata con Stefano Visintin. Grazie per essere intervenuto anche in questa sera. Grazie a Buona chi ci ha serata a tutti. seguito e grazie a te Roberto. Buona serata. Buona serata.